Se vi sembra di navigare a vista in un mare di nuovi termini che riguardano l'amore e le relazioni, tranquilli. Termini come situationship, cioè quando due persone non sono in una relazione ufficiale ma si comportano come se lo fossero, o red flag, quei comportamenti un po' sospetti di una persona che dovrebbero farci scattare un campanello d'allarme, si sono diffusi ovunque, soprattutto sui social. Online è letteralmente pieno di video che dicono cosa piace o cosa non piace agli uomini e alle donne, cosa evitare nelle relazioni, cos'è un narcisista, cosa si intende per love bombing, gaslighting e così via. Ma quindi com'è cambiato davvero il nostro modo di vivere i sentimenti, le relazioni e la sessualità? Se da un lato tutto questo ha portato a una maggiore consapevolezza sulle relazioni tossiche, sui comportamenti pericolosi e sui temi come la violenza psicologica, dall'altro lato però ha fatto emergere nuove insicurezze e rischi. Molti esperti hanno espresso forte preoccupazione da quando l'utilizzo di termini psicologici come narcisista, manipolatore o dipendenza affettiva è diventato mainstream. Perché l'utilizzo di questi termini in modo generico e improprio può portare a un'etichettatura ingiusta di individui che non presentano alcuna patologia in realtà, ma che sono semplicemente in difficoltà emotive. Meno coppie, meno sesso, ma anche nuovi modi di amare. Non si tratta solo di un nuovo dizionario dell'amore, i giovani hanno proprio cambiato il modo di stare in una relazione. Rispetto alle generazioni passate, in tutta l'Unione Europea ci sono sempre più giovani single. E non si tratta solo di meno matrimoni o meno figli, ci sono proprio meno coppie e soprattutto meno relazioni stabili. Non è solo una tendenza europea. Già nel 2018 il 51% degli statunitensi tra i 18 e i 34 anni dichiarava di non avere un partner stabile, rispetto al 35% del 1986. Ok, e fermiamoci un attimo qui perché dietro questa novità c'è un mondo. Perché ci si fidanza meno? I motivi sono principalmente due. 1. Perché molti non credono più in questo modello. 2. Perché non ce lo si può più permettere. Prima di tutto sono cambiate le priorità. Cominciamo dall'emancipazione femminile, che ha innescato un cambiamento sociale molto profondo. I modelli familiari tradizionali sono stati messi in discussione, così come i ruoli patriarcali e la divisione rigida dei compiti. Viviamo in una cultura che valorizza sempre di più la realizzazione personale, quindi di conseguenza sempre più persone scelgono di investire prima di tutto su se stesse, studio, lavoro, crescita personale, a volte anche evitando quei compromessi che una relazione richiede. Facciamo un esempio per semplificare. Ti arriva un'offerta di lavoro fighissima, ma è dall'altra parte del mondo. Parti? Resti? Ecco, oggi molti partono. Questo vale per tutti, ma ancora di più per le donne, perché oggi, più che in passato, le donne puntano all'autonomia, allo studio, alla carriera, non solo alla famiglia. Ed è cambiato proprio il contesto economico. Ma voi ve lo immaginate oggi un 25enne che da solo mantiene partner e famiglia? Io no. E poi c'è un'altra novità. Recessione sessuale. Che significa? I giovani fanno meno sesso. I primi rapporti sessuali arrivano sempre più tardi e tra un rapporto e l'altro passa sempre più tempo. E lo confermano studi condotti in Francia, nel Regno Unito, in Finlandia, negli Stati Uniti, dove nel 2019 solo il 38% dei giovani tra i 14 e i 18 anni aveva avuto rapporti sessuali. Nel 1991 erano il 54%, più della metà. Ma com'è possibile che una generazione che vive in un'epoca di sovraesposizione al sesso faccia meno sesso? I giovani sono saturi. Siamo bombardati costantemente da immagini e contenuti espliciti, spesso per niente realistici, stereotipati, che creano aspettative irraggiungibili e generano insicurezze. E tutto questo, invece di risultare stimolante, al contrario genera ansia da prestazione e porta molti giovani a evitare il sesso, a viverlo come una performance da valutare, anziché come un momento di piacere e intimità. E poi c'è il digitale, che da un lato è uno spazio di esplorazione, dove puoi fare sexting, giocare, sperimentare anche cose che dal vivo magari ti imbarazzerebbero. Concludendo, la generazione Z non vive solo le relazioni in modo diverso rispetto al passato, in certi casi ha proprio cambiato il concetto stesso di relazione. Oggi c'è molto più spazio per alternative alla monogamia, come poliamore, coppie aperte, senza pensare che per forza una sola persona debba darci tutto, dalla parte romantica a quella sessuale, convivenza, amicizie e così via. Questa è anche una generazione più aperta su identità di genere, orientamenti sessuali, modi diversi di amare e stare insieme. Quando si sceglie una relazione monogama non si sente più il bisogno di seguire per forza un copione fisso, quelle tappe lineari e obbligatorie per la società. Dichiarazione, fidanzamento, convivenza, matrimonio, figli, con quei tempi e fatti a quell'età. Tutto questo è segno di una generazione che ha lavorato per conoscersi meglio, per riadattare i sentimenti alla propria vita e non il contrario. Ma allo stesso tempo è una generazione che porta con sé molte più fragilità relazionali e spesso molta più paura. E ora vi chiedo, come ne definireste voi le relazioni che viviamo oggi? Secondo voi, come sono le relazioni della generazione Z rispetto a quelli del passato?